Salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Come magari alcuni hanno già notato o capito, siamo tornati in un posto sotto un albero dove eravamo già 2 o 3 settimane fa, in un altro video dove ho fatto un bushcraft dinner. Ho aggiunto un palo un po' alla nostra sedia a sdraio con l'albero dietro che ci fa da schienale, per stare un po' più comodi. Abbiamo raccolto di nuovo un pochino di legna. Qua ho provato a fare un po' un sistema con un treppiede, ma faccio enorme difficoltà a stabilizzare il tutto, specialmente dietro, perché ovviamente il terreno è tutto ghiacciato. Non so se lo userò. C'è stato un video ultimamente dove ho fatto dei cannederli, ho solo cotto dei cannederli ai spinaci, e vabbè, c'erano alcune domande di una ricetta o come faccio i cannederli, perciò oggi facciamo letteralmente qua, prepariamo dei cannederli bushcraft, cannederli outdoor all'aperto. Buona visione! Allora andiamo subito a vedere cosa serve. Vorrei solo farvi vedere la situazione è cambiata un pochino. Come vedete non c'è più quel sole e sta snevicchiando un po'. Non è perché il tempo è cambiato così rapidamente, praticamente ieri ho iniziato a fare il video. La prima parte che avete visto prima era ieri, finché ho notato che ho dimenticato questo. Gli ingredienti. Nuova giornata, stessa situazione, cambiato solo un po' il tempo, posto uguale, tutto uguale, come se fosse successo niente. Faremo praticamente tutto qua, taglieremo il pane, lo speck, eccetera eccetera. Sono un po' gli ingredienti, non badate molto alla quantità. Poi in descrizione del video metterò ovviamente un po' una ricetta più precisa. Permettetemi di usare anche un tagliere oggi. Allora, cosa ci serve? Ci serve del pane, ci serve dello speck o della pancetta se volete. Io preferisco speck. L'uovo che ho appena visto si è rotto, attenzione. Poi ci serve un po' di farina, qua c'è della farina, una cipolla, ci serve del burro, un po' di prezzemolo, sale e pepe ovviamente che abbiamo qua dentro, e poi un po' di latte. Oggi useremo dell'acqua, ma comunque a casa prenderei senz'altro del latte. Prima cosa che andremo a fare è tagliare un po' la cipolla e speck. Questo è sicuramente il più gran lavoro, sminuzzare tutto, tagliare a piccoli cubetti come vedete, cioè taglio delle piccole strisce e poi piccoli cubettini. Se non facciamo questo lavoro per bene dopo, per formare i cannederli non è sempre facile. Qua ci vuole sicuramente un po' di pazienza, come anche col pane dopo, procedura molto simile, un po' di pazienza. Ora abbiamo tagliato lo speck pancetta, andremo a accendere il fuoco pian piano per rosolare un po' la cipolla e dopo aggiungeremo lo speck e poi lo mettiamo da parte.
Ora le cipolle le lasciamo giusto un po' appassire nel burro, poi possiamo aggiungere subito lo speck che è ricoperto di neve. Ecco, vedete, giusto così un po' va benissimo. Ok, ora esattamente come prima andiamo a fare dei piccoli cubetti. Questa ricetta è un po' la classica ricetta cucina povera, nel senso non che siamo poveri, ma è un po' nata usando dei resti, come anche questo pane. Magari è un pane già mezzo indurito, non più freschissimo, e ai tempi si inventavano queste ricette proprio per non dover adesso buttare il pane. Vabbè, a parte che si buttava poco e niente si dava magari agli animali, ma comunque come usare ancora degli ingredienti in un altro modo. E qua un po' di pane, appunto, comunque anche resti di pancetta, speck. Adesso andiamo a tagliare tutto questo pane. Ho dovuto coprirmi un po' di nuovo sopra perché praticamente ho il pane pieno di neve, comunque acqua, dai, non così grave. Ora devo fare l'impasto. Allora, sempre prima un po' la roba secca. Qua abbiamo il pane e mettiamo la farina per prima cosa. Un piccolo trucco che mi diceva sempre mia mamma, o mi dice sempre mia mamma, è mescolare ogni volta che metti un ingrediente, anche se è solo sale e pepe, come in questo caso farina. Adesso mettiamo un po' di sale e pepe e ogni volta che mettiamo un ingrediente andiamo di nuovo a mescolare. Forse è una cavolata, forse no. Ora possiamo andare a mettere la nostra pancetta. Qua pericolo che si congeli, abbiamo meno 5 gradi. Ora andiamo a mettere il prezzemolo che abbiamo un po' sminucciato, mescoliamo. Ok, cosa manca? Manca l'uovo ancora, per il prossimo mettiamo l'uovo e alla fine il latte. Uovo, giusto un po' d'acqua in questo caso perché con la neve qua è tutto già umido. E adesso andiamo a mescolare tutto bene. Io veramente vado a schiacciare, sì, qua era già umido, cavoli, troppo, però vabbè, qualcosa uscirà. E ora lasciamo riposare per un quarto d'ora a casa. Adesso qua non so se lascerò riposare più di tanto, se no si congela. Ora andiamo a formare i canederli. Qua se inumidiamo un po' le mani, giusto un po', pochino, sarà più facile formarli. All'inizio schiacciare un bel po' e poi fare la forma, una bella forma. Purtroppo ho già visto qua, sono molto umidi, praticamente con la neve mi bastava mettere niente d'acqua. Non pensavo che era così inumidito il pane già. Vabbè, facciamo 3 grandi. Qua escono o 4 piccoli o 3 appunto un po' più grandi in questo caso. La ricetta che vi metterò sotto in descrizione normalmente è per 8. Sapete quelle giornate dove non va niente, il treppiede, posso fare quello che voglio, non resiste, non tiene, non so, ho fatto un sacco di treppiedi in vita mia, anche nella neve, ma non riesco a farli
E adesso anche un po' una bufera di neve. L'ho appena detto, ecco, caduto da sopra un sacco di neve, mi ha ricoperto tutto di neve, ecco. In qualche modo dai, mangeremo. Con un po' di lichene io non mi arrendo. No, qua adesso arriva una vera e propria bufera di neve. Vedremo. Io volevo alzare solo un po' il pentolino in alto per fare una fiamma più vivace sotto, così che tutto bolle un po' più velocemente. Lasciamo stare così. Niente, questo è il vero outdoor, direi, o anche a volte bushcraft, non so, tutti quei video che vediamo a volte, tutto perfetto, tutto bello, ultra mega, costruzioni bellissime, architettoniche. Non so, da me non è mai così, è tutto un po' storto, tutto un po' sporco. Beh, qua bolle già. Comunque, per i canederli troverete sotto una ricetta, come ho detto, non è una delle classiche ricette magari o non simili come troverete online, un po', perché questa praticamente è la ricetta di mia mamma, che l'ha ottenuta da sua mamma, da mia nonna, e così come ho detto magari anche quei trucchetti lì di mischiare sempre tutto dopo ogni procedura, beh, forse quello non lo troverete in libri o online, appunto. Ok, l'acqua bolle per bene, adesso devo occuparmi un po' del fuoco, perché sennò qua questa cosa non funzionerà, perché dovrebbe sempre continuare a bollire. Io dubito che questi canelli resteranno assieme, vedremo. Ora sembra che i nostri canederli rimangono assieme, sono veramente felice, non ci credevo. E ora ho portato da casa anche del goulash che ho fatto qualche giorno fa, che andremo subito a scaldare dopo. E niente, goulash e canederli, guardate lì, direi che hanno anche un buon aspetto. Mancano un paio di minuti, sono finiti, e poi andiamo a scaldare giusto un po' il goulash. I canederli direi che sono pronti, andiamo a scaldare ancora un po', questi li mettiamo da parte. Ora, da come si erano messe le cose, andiamo a vedere. Direi che possiamo essere più che contenti. Sì. Sicuramente un po' umidi i canederli, però dai. 1, 2, se metto il terzo qua è strapieno tutto, però dai, ci sta. Qua metto subito su dell'acqua da sciogliere per un caffè dopo, e niente. Ora, questo il risultato, ve lo faccio vedere un po' così. Guardate, da come si erano messe le cose, sono stra felice ora di poter mangiare qualcosa. Buon appetito! Beh, stiamo ancora aspettando il caffè. Abbiamo
Finito di mangiare comunque. Guardate, mi rendo conto di avere magari un aspetto orrendo. Sono bagnato, ho freddo, vabbè adesso sto un po' meglio perché ho mangiato. Mi è caduto il pane, è arrivata una bufera, è caduto neve da sopra, completamente tutto innevato. Che devo dire? Ho fatto fatica coi 3 piedi, ho fatto fatica a far bollire l'acqua. Ma io mi sento strafelice e contento e soddisfatto perché ho mangiato alla fine. E che altro dire, se li faccio a casa ne faccio sempre il doppio o il triplo, cioè faccio un po' di più, magari una ventina di canederli e poi li metto in freezer. Ovviamente se lo facciamo a casa è tutta un'altra storia, lì abbiamo ciotole, un spazio di lavoro più comodo, ma per chi mi conosce ci tenevo a farlo all'aria aperta, fuori, in natura, in condizioni veramente un po' estreme oggi, devo dire che mi stavo anche arrendendo prima. Il caffè. E a parte tutto il casino che c'era qua oggi, ovviamente spero che si abbia potuto un po' capire come fare il tutto. Tagliare a cubetti il pane, pancetta, speck o cipolle, un po' in burro, cipolle e speck, poi iniziare a mescolare tutto, fare l'impasto, prima il pane, poi aggiungiamo la farina, poi magari sale, pepe, prezzemolo, poi le cose un po' più umide come l'uovo e il latte alla fine. Sicuramente un po' dei cannederli in stile bushcraft, quello poco ma sicuro. Ma spero vi sia piaciuto questo video e direi che per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao, ciao ciao.